Cercheremo di spiegare, diciamo, lo smontaggio e rimontaggio di una trafila sulle nostre macchine, in questo caso la serie domestica, la Piletti 100. Abbiamo bisogno di alcune chiavi, una chiave a T da 8, un cacciavite a bussola da 8, un cacciavite a bussola da 13, una chiave 22-24, un cacciavite a taglio normalissimo, un paio di pinze e l'estrattore che viene dato in dotazione insieme alla macchina. Per prima cosa l'estrazione del cono, la tramoggia della macchina, è necessario levarla via, adoperando un trapano l'operazione è molto più semplice, altrimenti basta un cacciavite a bussola. Si toglie via il cono superiore, incontriamo sulla macchina una flangia con 4 bulloni che è il tappo, diciamo, di chiusura del corpo di pelletizzazione. Quindi con una chiave a T normalissima, come sta facendo Osvaldo, si levano via i quattro bulloni che la bloccano. Svitato i 4 bulloni viene via diciamo così, il coperchio, ci ritroviamo l'albero rulli con i 2 rulli e la trafila al di sotto, quindi è necessario togliere via il gruppo rulli, eccolo qua, perfetto. Ci ritroviamo la trafila con un bullone centrale, quindi sempre con la stessa chiave a T da 8 procuriamo di esattamente togliere il bullone. Insieme al bullone vedrete che c'è la presenza di una rondella, questa qua, necessario sostituirla, mi raccomando, perché potrebbe sembrare la parte terminale dell'albero, però non lo è. Quindi va tolta con una spina, con un cacciavite o con le mani, in questo modo. Vediamo l'albero, diciamo così, la testa dell'albero nudo con la sua chiavetta e la trafila. Vedete che le nostre trafile sono dotate di due buchi filettati, no? Che se sono pieni di sigatura sarà opportuno pulirli, in questo caso sono puliti, però Osvaldo vi fa vedere, si puliscono bene, si soffiano con un compressore, insomma, in modo da liberare bene il filetto. È necessario mettere un bullone centrale in modo che quando si va a esercitare forza non si vada a danneggiare la testa dell'albero. Con l'estrattore che viene dato in dotazione con la macchina si avvitano i 2 bulloncini. Ecco, una parte non è necessario avvitarli fino in fondo, l'importante è che si imbocchino bene, insomma, è necessario tirarli, l'importante è che siano avvitati. Perfetto. Poi con una chiave fissa da 24, avvitando il bullone centrale, vedete che la vostra trafila esce facilmente, viene estratta perfettamente. E rimontiamo di nuovo tutto nuovamente, quindi il suo scivolino, la trafila, in questo caso rimettiamo la medesima, però la trafila viene sostituita nel caso in cui o è usurata, quindi consumata e da sostituire come se fossero le ruote della macchina, perché pur essendo temprata, essendo anche in ASI 420 in acciaio inox, però dopo averla utilizzata parecchie ore chiaramente si consuma e deve essere sostituita. Rimontiamo la rondella centrale, importantissima, con la sua chiavettina che avevamo già messo prima, la sua randella, il fermarandella e il bullone. Adesso nuovamente con una chiave a T da 8 andiamo a tirare, gli si dà uno strappo finale in modo da, ecco così, da bloccarla, perfetto. Andiamo a rimettere il gruppo rulli centrali, ok, col suo alberino, i suoi distanziali, mi raccomando, ricordatevi sempre i distanziali che fanno parte del gruppo rulli, la sua flangia superiore. Ecco, questi controdati, questi bulloni dove Osvaldo sta interagendo, questi sono 2 bulloni di regolazione della pressione dei rulli, mentre questi tengono semplicemente fermo la flangia, questi vanno a agire sulla pressione dell'albero centrale dei rulli. Adesso vi spiegherò, perché tanto la azioneremo, come deve essere regolata la macchina. Però
per prima cosa va bloccata la flangia sopra, non occorre parecchio tempo. Quindi si fa partire la macchina, questa è la regolazione che deve essere fatta, si agisce sui due perni manualmente fin quando uno può e fin quando i due rulli, essendo folli, iniziano a girare solidali con la trafila. Dopodiché con una chiave da 22 basta chiuderli leggermente, un quarto di giro, mezzo giro al massimo. Mi raccomando, non esercitate pressione su questi rulli se il prodotto non esce, perché non dipende da questo, dipende da altri problemi, da altre dinamiche, ma la macchina è regolata in questo modo idoneo. La macchina deve girare in senso orario, quindi la trafila, mi riferisco alla trafila. Prova a dargli un colpetto, Osvaldo, a vedere se gira in senso giusto. Ecco, prova di nuovo, non so se si nota, sta girando in senso antiorario, quindi vuol dire che il senso di rotazione non è idoneo, potrebbe creare dei problemi. In questo caso cosa si fa? Estraendo la spina e entrando nel dettaglio vi faccio vedere come invertire la fase senza dover cablare in una o altra volta la spina. C'è un disco nero dove all'interno, esattamente Osvaldo, così. In questo modo noi andiamo a invertire il senso di rotazione della macchina, in quanto la spina è a 5, però il neutro non è collegato, quindi noi in questo modo andiamo a invertire la fase. Prova a accendere, Osvaldo. Perfetto, vedete che abbiamo invertito il senso di rotazione. Questo è il senso di rotazione corretto della macchina, deve essere registrata assolutamente in questo modo. La macchina è regolata perfettamente e abbiamo spiegato come sostituire una trafila in modo corretto.